presentarvi questo punto che è davvero molto carino, semplice, però di grande effetto. Sembra creare una treccia, ma in realtà sono solo dei ventagli che si vanno a posizionare in direzione opposta gli uni agli altri, rendendo così l'effetto ottico della treccia. Sono intervallati da un modulo lineare in punti alti. Possiamo renderlo più estivo o primaverile, sostituendo due maglie alte con 2 catenelle, e quindi otterremmo questo pilastrino centrale di sole 2 maglie alte e sostituendo quindi queste 2 maglie alte con 2 catenelle otterremo una foratura maggiore del punto. È già bello così come lo vedete, quindi non ha bisogno di grandi modifiche, è semplicissimo, e per chi approccia da poco all'uncinetto è un punto che può sembrare elaborato, ma in realtà è molto semplice, ma dà un effetto davvero di grande eleganza. Ha un rovescio, quindi non è adatto alle sciarpe, ma adattissimo a dei cappelli, degli scaldacollo, una mantella, una maglia, che è quella che io andrò a fare e per il quale io utilizzerò questo punto. Vi lascio al tutorial, vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella e lasciatemi un like. Ciao e grazie. Iniziamo con una catenella multiplo di 12, quindi 1, 2, 3, queste sono 24 catenelle, ne aggiungo una per voltare, 3 per la prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quinta e realizzo una maglia alta, ne realizzo un'altra. Dunque alla fine avrò cominciato con 3 maglie alte. Segue una catenella, salto una catenella di base, prendo il filo sull'uncinetto, nella successiva realizzo un ventaglio di 6 maglie alte. Salto 4 catenelle, nella quinta entro e realizzo un punto basso. Dopo il punto basso una catenella, 4 maglie alte saltando una catenella, quindi sono una, dopo le 4 maglie alte realizzo una catenella, salto una catenella di base e prendendo il filo sull'uncinetto nella successiva inserisco l'uncinetto per 6 volte e creo un ventaglio di 6 punti alti. Salto 4 catenelle, nella quinta un punto basso, una catenella, salto una catenella, nelle ultime 2 realizzo 2 maglie alte. Ecco
finito il primo giro del punto. Mi alzo con 3 catenelle e volto il lavoro. Realizzo maglia alta su maglia alta, una catenella ed un ventaglio di 6 maglie alte entrando nel punto basso del giro precedente. Quindi siamo a 2, 3, ora questo è un momento essenziale. Entriamo a realizzare il punto basso nella prima delle maglie alte del ventaglio sottostante e realizziamo così un punto basso, agevolando la curvatura del ventaglio verso di noi. E poi comunque lo agevoleremo sempre nello stesso senso, nello stesso verso del lavoro. Realizzato il punto basso dopo il ventaglio, una catenella e poi maglia alta su maglia alta, una catenella e nel punto basso precedente realizziamo un ventaglio di 6 maglie alte. Rientriamo con l'uncinetto nel primo punto alto del ventaglio del giro precedente e realizziamo un punto basso, una catenella, maglia alta su maglia alta. Se vogliamo realizzare questo stesso punto ma per una lavorazione più leggera, possiamo intervallare le maglie alte ad una catenella e creare quindi un traforo maggiore qui, in questa parte qui, quindi nelle maglie alte che separano un modulo dall'altro, le intervalliamo e facciamo una maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e quindi poi qui ne faremo un'altra e poi il ventaglio. Avremo così una maggiore apertura nella lavorazione. Oppure possiamo fare anche un'altra cosa. Qui dopo il punto basso facciamo 2 catenelle, saltiamo una maglia alta e realizziamo le 2 maglie alte centrali e 2 catenelle con il ventaglio sul punto basso. Quindi otteniamo un maggiore traforo del lavoro nella parte che separa una finta treccia dall'altra. Questi sono i suggerimenti che mi sento di darvi. Realizziamo quindi a fine giro 3 catenelle, voltiamo il lavoro, realizziamo maglia alta su maglia alta, ne abbiamo 2 e ne realizziamo 2, poi una catenella e un ventaglio sul punto basso. Dunque entriamo nel punto basso e realizziamo il ventaglio di 6. Poi entriamo nel primo dei punti alti del ventaglio del giro precedente, agevolando la curvatura verso l'esterno adesso, perché siamo nel giro di ritorno, volendo curvare tutti nella stessa facciata del lavoro, curviamo adesso verso l'esterno. Poi realizziamo dopo il punto basso una catenella e maglia alta su maglia alta. Di nuovo la catenella, poi il ventaglio nel punto basso,
punto basso nel primo punto alto e curviamo il ventaglio. Anche se non lo facciamo mano a mano, poi una volta finito il lavoro possiamo posizionarlo come vogliamo. Poi catenella dopo il punto basso e maglia alta su maglia alta. Continuiamo così, questi sono i giri previsti dal punto, continuiamo così e otteniamo questo andamento alternante dei ventagli che creeranno delle treccioline, delle finte trecce.